La prima stagione della serie TV Sky Romulus si è da poco conclusa. E dato che in un filmato precedente, dove provavo ad analizzare da un punto di vista storico e ricostruttivo i primi due episodi, mi ero riservato la possibilità di tornare a parlare di Romulus a stagione terminata, se fosse stato opportuno, eccoci qui. Effettivamente negli episodi successivi sono comparsi molti elementi che secondo me meritano un'analisi storica e che sono molto interessanti. Sottolineo che non approfondirò ulteriormente tutti quei particolari dei quali ho già trattato nel video precedente, che comunque potete trovare sia in sovraimpressione sia nel commento a questo filmato. Comunque, ora andiamo a cominciare. Come avevo sottolineato nel filmato precedente, la ricostruzione degli ambienti e in particolare degli interni e degli arredi è sicuramente stata frutto di un'analisi storica molto approfondita. In particolare ho potuto apprezzarla ancora di più negli episodi successivi al secondo, dove vediamo sempre più spesso gli interni della reggia di Alba, una reggia che, compatibilmente col contesto storico e culturale trattato, ci viene presentata colorata, ricca, decorata. Quindi si discosta da quel cliché di un'antichità sporca e monocromatica e ci regala un contesto che è sicuramente affascinante, ma anche fedele in molti particolari, oltretutto a quella che doveva essere la realtà storica. Certo, qualcuno ha notato che in alcuni degli interni si notano di sfuggita delle finestre, che sono degli elementi anacronistici per il contesto. Va detto che, così come per il caso delle staffe, anche in questo frangente pare si sia trattato di qualcosa di condizionato dalle norme di sicurezza, nello specifico le norme antincendio. Certo, con un po' di computer grafica o ancora più semplicemente con delle inquadrature un po' più sapienti si sarebbe evitato questo neo, però in linea di massima il contesto generale è veramente ben riprodotto. Parlando poi degli arredi e degli elementi che decorano gli interni, io ho apprezzato particolarmente gli scudi che vediamo appesi all'interno della spelonca del sacerdote di Marte. Si tratta di una tipologia di scudi bilobati che sono molto antichi. Compaiono la prima volta in ambito laziale intorno al X secolo a.C., in forma miniaturistica in alcune sepolture di Lavinio e poi in diversi contesti archeologici di quartieri di quella che sarà Roma Capitale. Sto parlando ad esempio di Trigoria, di Quadrato di Torre Spaccata, e vi sono anche diversi altri contesti, sempre dell'area di Roma, che presentano questi scudi miniaturistici. Troviamo poi invece questi scudi proprio nelle loro dimensioni reali in due contesti di VII secolo a.C. Li ritroviamo a Veio e li ritroviamo a Norchia. Nell'iconografia romana di epoca repubblicana ed imperiale, questi particolari scudi bilobati in bronzo sono collegati alla rappresentazione degli ancilia, ovvero quei famosi 12 scudi che erano appannaggio del collegio sacerdotale dei Sali. Secondo il mito, dei 12 ancilia, uno era lo scudo originario che era stato donato direttamente da Marte Gradivo a Numa Pompilio, mentre gli altri 11 erano delle copie che erano state costruite proprio per evitare che lo scudo di Marte potesse essere trafugato con facilità. Siamo quindi evidentemente davanti ad un elemento molto caratterizzante legato alla sfera cultuale e al dio della guerra, perlomeno dall'epoca romana repubblicana in poi. Va anche detto che già in epoca arcaica gli scudi bilobati in bronzo probabilmente erano legati più alla sfera del sacro che a quella del combattimento dinamico. Se lo scudo di Norchia presenta effettivamente delle tacche sul bordo, che potrebbero essere state prodotte da una spada, in generale gli scudi bilobati in bronzo sono considerati dei simulacri che si ispirano a dei modelli ad uso dinamico che invece erano realizzati in vimini, legno e pelle, come ci vengono rappresentati d'altra parte nell'iconografia minoica e micenea.
In ogni caso, quindi, siamo davanti ad un elemento che è veramente molto caratterizzante e frutto di un'ottima ricerca. Proprio per questo, però, è ancora più doloroso vedere in un altro contesto uno scudo appeso ad una parete che è completamente fuori luogo. Nella peraltro magnifica reggia di Alba Longa, noi vediamo di sfuggita appeso a una colonna quello che sembra lo scudo di Witham, ovvero uno scudo celtico datato al IV secolo avanti Cristo, che è stato ritrovato nel fiume Witham, nella contea del Lincolnshire. È evidente che quindi siamo davanti a qualcosa che da un punto di vista culturale, cronologico e spaziale è distante anni luce dal contesto nel quale si svolgono le vicende. E certo, rimane la perplessità di come tutta la pellicola possa essere frutto di un lavoro così meticoloso come quello che ha portato alla rappresentazione, alla ricostruzione degli Ancilia, e poi contemporaneamente a un lavoro evidentemente dozzinale che ha portato all'inserimento di uno scudo celtico britannico di IV secolo a.C. all'interno della reggia di Alba Longa. Ma abbiamo cominciato a parlare della spelonca del sacerdote di Marte e quindi proseguiamo parlando dell'addestramento al quale va incontro Ilia e alla sua nuova natura di guerriera. Il fatto che Ilia da Vestale si faccia guerriera, con lo scopo di vendicare il suo amato Enitos, è qualcosa che ha fatto storcere il naso a molti, ma in realtà di per sé l'idea non è poi così peregrina. Purtroppo qui siamo davanti a quella che è un po' una costante di tutta la serie TV. Romulus a volte ha delle idee che sono molto buone, ma poi quando prova a metterle in pratica, a concretizzarle sullo schermo, spesso finisce per scadere. Inizialmente la storia di Ilia che vuole diventare guerriera è trattata anche abbastanza bene. Quando la ragazza si presenta la prima volta al sacerdote di Marte, questi prova a scacciarla, dicendole che il dio della guerra non si presenta alle donne, e quindi intendendo che il percorso che Ilia vorrebbe intraprendere, considerando la sua natura di donna in seno alla sua cultura di appartenenza, è per lei completamente alieno ed improprio. Rovere, giustamente, non dipinge una cultura latina dell'VIII secolo a.C., in seno alla quale per una donna diventare guerriera è normale o lecito. Al contrario, Ilia riesce nel suo intento proprio perché è una persona eccezionale che ha un vissuto eccezionale. Se poi volessimo cercare una figura nella mitologia romana che possa essere ricollegata a quella di Ilia, noi per assurdo la troveremo anche, e la troveremmo nella principessa guerriera Camilla dei Volsci, della quale scrive Virgilio nell'Eneide. Camilla accorre con il suo popolo, i Volsci, al fianco di Turno e dei Rutuli quando costoro danno battaglia ai troiani di Enea, e Camilla viene descritta come una principessa guerriera che oltretutto combatte con un seguito di donne guerriere come lei. Ora, vero è che probabilmente Virgilio, più che attingere a un patrimonio culturale arcaico dell'Italia, si è ispirato alle leggende greche delle Amazzoni, ma in ogni caso noi dobbiamo sottolineare che una figura di donna guerriera è compatibile, se non con la storia, perlomeno con il folklore romano. Il problema qui quindi non è Ilia donna guerriera, ma è la sua resa sullo schermo. Infatti Ilia viene presentata con una sorta di gonna di pelle nella sua mise da guerriera e poi con un improbabile top di strisce di cuoio intrecciate che d'altra parte ricorda delle armature analoghe che sono indossate anche da altri personaggi della serie, lo stesso Amulio, poi anche Lauso, e che è un'armatura completamente inventata, che forse potrebbe ricordare vagamente quelle armature che l'iconografia egiziana attribuisce ai popoli del mare, quelle genti in buona parte sconosciute che si abbatterono sull'Egitto verso la fine dell'età del bronzo. Siamo comunque davanti a qualcosa che è completamente frutto di fantasia in questo contesto e che è anche resa in maniera abbastanza pacchiana, se vogliamo. Quindi il problema non è Ilia guerriera, ma è come viene rappresentata.
Anche tutto l'addestramento marziale che attraversa Ilia, la forma di combattimento che il sacerdote di Marte insegna alla ragazza e che poi vediamo praticata anche da altri personaggi nella serie, che prevede una scherma con tutta una serie di colpi che portano le spade a cozzare ripetutamente tra di loro, è qualcosa che è completamente avulso dal contesto specifico dell'età del ferro. Una cosa che con buona misura, con una buona approssimazione sappiamo, è che in antichità, nell'Evo antico, le spade non venivano utilizzate in questa maniera per parare ripetutamente colpi di altre spade. La scherma antica, in massima parte, trovava nello scudo un elemento fondamentale per parare i colpi avversari. Non è un caso che le spade del mondo antico sono praticamente tutte sprovviste di crociera, che era quell'elemento che invece è presente sulle spade medievali e anche su quelle rinascimentali, dove addirittura diventa una gabbia, per evitare che durante le parate, che in ambito medievale e rinascimentale invece sono una costante per quanto riguarda l'uso della spada, la lama avversaria scivolasse e andasse a ferire la mano di chi impugnava l'arma. Quindi, purtroppo, anche da questo punto di vista siamo davanti a dei cliché che sono triti e ritriti, che presentano questi combattimenti dove le lame cozzano tra loro, ma che sono propri più che altro del mondo tardo medievale o del mondo rinascimentale, non certo dell'Italia dell'VIII secolo a.C. Un'ottima figura all'interno di Romulus, che sicuramente contribuisce a molti spunti interessanti relativamente al contesto, è quella del vasaio greco. Intanto è sicuramente bellissimo il fatto che si mostri tutto il processo di lavorazione dell'argilla, dai blocchi che vengono spaccati all'argilla lavorata con i piedi fino all'uso del tornio. Ma soprattutto io ho apprezzato particolarmente il fatto che il greco venga mostrato mentre racconta degli stralci dell'epica omerica, mostrando quindi come l'epica del mondo greco cominciava ad affondare in Italia e a creare quindi il presupposto per tutti quei riferimenti che ci sono all'interno dei miti italici che si rifanno appunto agli eroi omerici. Quindi sicuramente questo è un elemento notevole e ottimo all'interno della pellicola. In precedenza ho accennato come in Romulus vi siano spesso delle buone intuizioni, ma come purtroppo altrettanto spesso queste idee, quando vengono calate nella pellicola, quando vengono concretizzate, finiscano quasi sempre per scadere irrimediabilmente. Un esempio perfetto a riguardo penso sia quello degli abiti della maggior parte delle comparse. Ottimo far vedere che il capo d'abbigliamento più comune del Lazio dell'VIII secolo a.C. non era certo la pelliccia, ma la tunica in stoffa. Altrettanto ottimo far vedere che queste tuniche erano tinte, erano colorate. Tremendo, alla fine, far sì che la colorazione delle tuniche finisca per diventare un elemento distintivo dei guerrieri delle singole città, come una sorta di paradivisa. Noi abbiamo tutti i guerrieri di Alba Longa che indossano una tunica rossa. Abbiamo tutti i guerrieri, anche tutti gli abitanti di Gabi che indossano una tunica marroncina e abbiamo tutti i guerrieri di Velia che indossano una tunica blu scuro. Quindi un'idea ottima in partenza si concretizza in una maniera agghiacciante. Noi sappiamo che nell'antichità venivano usati coloranti naturali per tingere le stoffe e che chi era ricco ricercava chiaramente i coloranti più costosi come distintivo di status. I nobili avrebbero preferito il color porpora, che era molto costoso. Anche il blu era un colore che era frutto di una lavorazione molto complessa della pianta del guado, però di per sé la pianta di partenza non era particolarmente costosa. Colori invece molto a buon mercato sarebbero stati il giallo ricavato dalla reseda oppure ricavato dalla cipolla. Insomma, abbiamo una gamma di colori che è molto ampia, ma che sicuramente avrebbe finito per distinguere all'interno di una specifica società gli appartenenti a diverse classi sociali, che potevano disporre di determinati coloranti a seconda del loro potere d'acquisto. Qui invece siamo davanti a quelle che sono una sorta di antesignani delle divise militari, ed è qualcosa di completamente lontano dall'ambito storico.
più che a una realtà storica, se sicuramente avrà aiutato il pubblico a distinguere i vari combattenti, sembra qualcosa che richiama i giochi per il computer strategici in tempo reale come Rome Total War. E parlando sempre, mi si perdoni, di giochi per il computer, io nel terzo e nel quarto episodio ho visto qualcosa che mi ha fatto trasecolare. Ora, una carcassa del genere, soprattutto in quella posizione, in quello stato di conservazione, è assolutamente incompatibile con il contesto nel quale si svolgono le vicende. È vero, sappiamo che, secondo alcuni storici, il mito greco dei ciclopi potrebbe essersi sviluppato dal ritrovamento di crani di elefante in Sicilia, con il foro della proboscide interpretato come una cavità orbitale. Ma sicuramente non si trattava di realtà strutturate in questa maniera, con questa carcassa che è perfettamente linda, che è perfettamente in una posizione che consente in maniera magnifica alle costole di creare degli archi. Ecco, nulla di tutto questo. Che si tratti di una carcassa di elefante, di mastodonte, di dinosauro, non lo so, però va detto appunto che a me ha ricordato una cosa nello specifico, questo. Forse sono io che, avendo giocato verso la fine degli anni 90 a Age of Empires, ho fatto immediatamente il collegamento. Forse Matteo Rovere, anche lui giocava ad Age of Empires e ha voluto lasciare una dotta citazione all'interno della pellicola. Non lo so. Certo è che qualcosa del genere molto difficilmente poteva apparire nel Lazio dell'VIII secolo a.C. Nel quarto episodio, a seguito di un feroce combattimento nei pressi della carcassa del mammut, Iemos e Viros decidono di abbandonare finalmente la selva e di dirigersi verso Gabi. A un certo punto del percorso, però, Iemos fa questa dichiarazione. La direzione è questa. Gabi si trova dove tramonta il sole. Ora, considerando che i ragazzi si trovavano in una selva nei pressi del Colle di Velia, dovendo dirigersi a Gabi, è impossibile fisicamente che si dovessero muovere in direzione del sole che tramonta. Gabi si trova a est di Velia, quindi, semmai, i due dovevano muoversi in direzione di dove il sole sorge, non certo tramonta. Certo, però va detto che questo elemento aiuta a inquadrare Romulus non solo in un non tempo, ma anche in un non luogo favolistico, dove tutti gli elementi che sono questionabili presenti nella pellicola forse acquisiscono una nuova dimensione che è molto più accettabile. Se in precedenza, un po' scherzando e un po' no, ho detto che forse la carcassa di mammut o elefante o mastodonte che dir si voglia potrebbe essere una dotta citazione fatta da Rovere relativamente a un noto gioco per il computer strategico in tempo reale della fine degli anni 90, sicuramente però in Romulus una chiara ed esplicita citazione c'è ed è relativa alla ricostruzione di un sacerdote. Se gli auguri e gli aruspici continuano ad essere rappresentati, come nei primissimi episodi, come dei personaggi con il volto dipinto o tatuato, non sappiamo, con strisce blu, che li fanno sembrare più che altro dei personaggi provenienti da una qualche cultura della Britannia celtica, verso la fine della serie TV, nelle ultime puntate, appare un personaggio oscuro, che sembra una sorta di sacerdote di Plutone. Non lo faccio per la ricompensa. Lo faccio perché vedo bene i tuoi occhi. Bene, ditemi voi se non si tratta di una citazione, perché dire plagio sarebbe sgradevole, del profeta, del sacerdote di Odino di Vikings. Penso che qui l'ispirazione sia evidente. Ed inutile sottolineare che, per quanto ci è dato sapere, personaggi del genere
nel Lazio dell'VIII secolo a.C., non sono pervenuti. Poi, certo, se vogliamo continuare a sostenere che l'assenza di prova non è prova di assenza, va tutto bene. Anche questa citazione, questo calco del sacerdote vichingo di Vikings. Siamo giunti infine a parlare di quello che è probabilmente l'elemento più critico e criticabile dell'intera serie TV, ovvero i Ruminales, quella tribù fittizia che vive nei boschi e che è consacrata ad un'altrettanto fittizia divinità a nome Rumia. Già qui, secondo me, si nota un impianto di base che è profondamente scorretto. Rumia è una divinità inventata, appunto, ma il suo nome ricorda da vicino quello di una dea che invece esisteva nel Pantheon romano, che era Rumina, la patrona dell'allattamento, dal termine del latino arcaico ruma che indicava la mammella. Il fatto che le due divinità, quella fittizia inventata da Rovere, la signora dei lupi, feroce e sanguinaria, e quella reale del Pantheon romano, la patrona dell'allattamento, abbiano un nome simile, purtroppo confondibile, è pessimo perché può ingenerare appunto confusione nel pubblico e leggendo quanto è stato scritto ultimamente nei social, la confusione l'ha già ampiamente ingenerata. In quella parte di pubblico che non è avvezza alla storia romana, di fatto ha trasmesso un'informazione che è falsa, andando quindi a fare il contrario di ciò che dovrebbe fare il cinema storico, che oltre a intrattenere si spera che possa trasmettere dei dati relativi al contesto di cui tratta. L'idea che c'è alla base di Ruminales, forse in origine, non era nemmeno poi così peregrina. Il problema è che pena di quella che ormai io non posso che definire la maledizione di Romulus, quella delle buone idee che però vanno incontro a una pessima realizzazione. I Ruminales raccontano di essere ciò che resta di una migrazione, dei giovani allontanati dalla loro comunità di origine che hanno viaggiato attraverso l'Italia alla ricerca di una nuova patria. E noi, leggendo gli storici classici, scopriamo che una modalità di popolamento di questo tipo era nota. Ne parla Festo, ne parla Tito Livio, ne parla Dionigi, ne parla Strabone. Questa modalità veniva chiamata ver sacrum, primavera sacra. Si racconta appunto che una classe d'età di giovani veniva consacrata a una divinità, solitamente in concomitanza con una carestia o con un'esplosione demografica, e veniva poi invitata ad abbandonare la comunità e a cercare una nuova terra dove stabilirsi. Nel viaggio, secondo il mito, questi giovani spesso venivano accompagnati, venivano indirizzati da un animale totemico. Ad esempio sappiamo che i Sanniti erano una primavera sacra dei Sabini che si erano spinti verso sud seguendo un toro. Poi sappiamo degli Irpini, che dal nome probabilmente avevano seguito un lupo, Irpus. Sappiamo dei Piceni, il cui animale totemico era il picchio, Picus. Quindi siamo davanti a un quadro che, per quanto mitologico, oltretutto, vedendo la diffusione, ad esempio, delle lingue umbro-sabelliche, probabilmente rispecchiava un qualcosa di reale. Il problema è che i Ruminales raccontano di venire dalla terra degli Osci, e sebbene il macrogruppo linguistico osco-umbro-sabellico sia quello per il quale la primavera sacra è maggiormente attestata, si parla appunto dei Sanniti che derivano dai Sabini, poi abbiamo i Campani e i Lucani che derivano dai Sanniti, poi abbiamo i Bruzzi che derivano dai Lucani, appunto, quindi abbiamo questa sorta di gemmazione. Si tratta di migrazioni che partono dall'Italia centrale e che si spingono gradatamente verso sud, non da sud a nord. Avremo forse un gruppo osco che si spingerà da sud a nord, i Volsci, ma sarà tra VI e V secolo a.C., non certo nell'VIII. Nel Lazio dell'VIII secolo a.C. abbiamo i Sabini, che sono un elemento settentrionale di questa famiglia, appunto rispondono all'elemento umbro-sabellico, fanno un po' di raccordo con l'elemento osco, che è quello meridionale, tramite la filiazione dei Sanniti. Cosa possiamo dire? Questi Ruminales sono Sabini? Non lo sappiamo, però è evidente che tutto l'argomento è stato approcciato con un'enorme faciloneria e andando a produrre un effetto molto confusionario.
Oltretutto, la cosa che fa piangere di più il cuore è che in questo quadro molto confuso emergono delle perle. Due dei ruminales si chiamano Deftri ed Erenneis, che sono effettivamente due nomi in lingua osca che sono stati ritrovati sulla tegola di pietra abbondante. Certo, la tegola di pietra abbondante è datata al I secolo a.C., quindi si tratta di due nomi in lingua osca che sono però di 700-600 anni successivi al periodo delle vicende. In ogni caso, il quadro è stato evidentemente assaggiato da un punto di vista di correttezza storica, ma non è stato approfondito e questo è veramente un grande peccato. Ma il problema più grande non è solo l'accenno alla storia delle primavere sacre, l'accenno agli Osci, l'accenno all'origine di questi ruminales, ma come questi Osci, questi ruminales sono stati rappresentati. Ecco, questo era un primo impatto con i Ruminales e io ammetto francamente di far fatica, non so proprio da dove cominciare per descrivere tutti gli elementi caratterizzanti che i costumisti di Romulus hanno assegnato a questa tribù di Osci. Se ci era parso eccessivo forse l'uso delle ossa e dei denti nella collana di Spurius, qua c'è un florilegio di ossa però che vengono usate come capo di vestiario, come decorazione, come gioiello, e poi di crani. Ci sono crani che sono utilizzati come spallaccio, che sono utilizzati come maschera, come elmo. E poi abbiamo delle maschere anche, non solo realizzate con dei crani, ma anche con della terracotta, sembra, della terracotta e osso però anche. E osso. Ecco, e abbiamo una maschera che sembra ricordare un teschio, poi abbiamo una maschera che invece sembra ricordare una grossa termite, non riesco a ricondurla a nessun'altra figura. Ecco, e poi ancora questi personaggi hanno tutta una serie di ulteriori tratti distintivi, c'è un uso esondante di make-up nero intorno agli occhi che ricorda decisamente quello di molte figure di Vikings. Abbiamo anche una ragazza che ha delle mesh, sembra, sui capelli e anche una sorta di piercing al labbro inferiore che ricorda quello dei nativi americani. Quindi ecco, abbiamo tutta una serie di elementi che sono decisamente molto, ma molto particolari. Ma va detto che i ruminales danno il meglio di sé quando si preparano per la guerra. Lascia un po' perplessi l'assunzione dei fumi provocati dalla combustione di una qualche pianta in preparazione della battaglia, e questo perché noi, per quanto riguarda il Lazio dell'VIII secolo, ma anche in generale altre realtà del mondo mediterraneo, non abbiamo attestazione di un'assunzione di droghe con questa modalità, appunto con la combustione. Addirittura uno storico greco, Erodoto, che scriverà molto tempo dopo gli eventi trattati, quando descrive l'utilizzo della canapa da parte degli sciiti, sembra non aver capito esattamente la relazione che c'è tra le alte grida dei barbari e l'assunzione del fumo causato dalla combustione dei semi della pianta. Sembra non aver capito che il fumo provocato dalla combustione della canapa abbia degli effetti psicotropi. E questo oggettivamente pesa abbastanza nel quadro. Va detto che però forse si tratta semplicemente di fumigazioni rituali che non hanno alcun effetto psicotropo. Andiamo avanti quindi e notiamo però che sicuramente la preparazione per la guerra porta a un'ulteriore esondanza di ossa e poi un'esondanza di colori corporali. Abbiamo il bianco e il nero che portano oggettivamente i guerrieri a sembrare degli scheletri, sicuramente qualcosa di impatto. Abbiamo addirittura dei guerrieri che usano dei femori come armi. Quindi ecco, abbiamo un'ulteriore esondanza di ossa e pitture corporali, fino a un effetto finale che è sicuramente di impatto.
Oltre che destinare le ossa a tutta una serie di scopi diversi, i ruminales vengono mostrati anche praticare una sorta di cannibalismo rituale, cibandosi regolarmente del cuore dei propri nemici. Scontato, anche questo ovviamente non ha nessuna attestazione nel Lazio dell'VIII secolo a.C. Certo, fonti a riguardo non ce ne sono, quindi tutto potrebbe essere, tutto potremmo inventare per amore di colore, però va considerato un altro aspetto. Nella letteratura del mondo classico, e in particolare quella che affonda nelle tradizioni più arcaiche, il cannibalismo viene sempre indicato come qualcosa di spregevole, qualcosa da rifiutare, qualcosa di odiato dagli dei, partendo dal mito di Licaone e arrivando fino ai Sette contro Tebe, dove Tideo spacca il cranio del suo avversario Melanippo e in un raptus ne divora il cervello. Ma questo gesto viene descritto da Eschilo appunto come un gesto orrido, disgustoso, empio, tant'è che provoca l'allontanamento di Atena dal guerriero. Dunque, non qualcosa che poteva far parte di una qualche cultura, ma in generale qualcosa da rifiutare, qualcosa da rimuovere completamente. Oltre che addobbarsi con le ossa, praticare il cannibalismo, questi ruminales infine vengono anche mostrati praticare delle orge. A un certo punto Viros, muovendosi nei meandri delle grotte dei ruminales, incappa in questa scena molto suggestiva dove vediamo una massa di corpi dipinti di nero che si contorcono con questi ruminales che si accoppiano tra loro. Certo, considerando che fanno parte tutti di una piccola realtà che si è staccata dalla propria patria andando a cercare una terra nuova, verrebbe da dire che si tratta di orge che sono anche incestuose. D'altra parte, la più giovane dei Ruminales, l'oracolo, è una ragazzina che viene mostrata con degli evidenti handicap mentali e fisici. Ma a questo punto, se noi sommiamo tutti questi aspetti, l'utilizzo delle ossa, il cannibalismo, il vivere nelle grotte, l'endogamia, beh, quello che ne viene fuori è oggettivamente un'enorme citazione. E considerando che di citazioni nella pellicola ne abbiamo già viste diverse, forse veramente i Ruminales sono un enorme tributo. Se sommiamo tutti questi aspetti, ciò che ne salta fuori sono oggettivamente i mutanti incestuosi e cannibali che utilizzano le ossa come decorazioni del famoso film horror Le colline hanno gli occhi. Oggettivamente i sette colli hanno gli occhi sarebbe un sottotitolo d'impatto per Romulus. Se poi a queste caratteristiche aggiungiamo anche le pitture corporali e i piercing fatti con le ossa, otteniamo i cannibali trogloditi incestuosi di Bone Tomahawk, un film horror di ambientazione western che, se non avete visto, consiglio. Insomma, potremmo dire che oggettivamente i Ruminales sono una grande citazione, un grande tributo al mondo del cinema di genere. Ma il loro meglio però deve ancora venire e viene dato da una dichiarazione della Lupa, che è il loro capo tribù, quando mostra a Viros e a Iemos delle raffigurazioni delle pitture parietali. Questa è la città che ci ha promesso. Si chiamerà Roma. Se il labirinto è ispirato allo Inoque di Tagliatella e quindi geograficamente coerente con il contesto e anche cronologicamente gli è relativamente vicino, invece tutto il resto dell'impianto della raffigurazione parietale è ispirato ai graffiti della Val Camonica, oltretutto quelli datati intorno al V secolo a.C. Quindi l'idea della città di Roma sarebbe stata partorita da una banda di osci cannibali e incestuosi che l'avrebbe recepita tramite dei graffiti comuni ritrovati in una grotta del Lazio e datati a 300 anni dopo gli eventi trattati. È evidente
che ormai la fantasia vola ad ali spiegate ed è sorda a qualunque richiamo di coerenza storica. E questo un po' dispiace, lascia l'amaro in bocca dell'occasione sprecata, perché comunque, come ho già detto, in tutta la serie TV vi sono, a macchia di leopardo, dei momenti che sono ben realizzati. In tutta la serie poi si respira quest'aria di intuizioni geniali, di ottime idee che però purtroppo non riescono quasi mai a vedere una realizzazione consona. L'unica speranza che ci resta è che con la prossima stagione, perché probabilmente Romulus vedrà perlomeno una seconda stagione, Matteo Rovere riesca un po' a correggere il tiro e a sfruttare tutte quelle potenzialità che, per quanto ben nascoste, sicuramente sono all'interno di Romulus. Detto questo, io vi saluto e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.